Oggi prepareremo insieme un altro magnifico dolce, la torta delizia alle mandorle. La torta delizia alle mandorle, quella classica, viene farcita con marmellata e ricoperta di pasta di mandorle. Però dalle mie parti si usa aggiungere della crema di cioccolato e vi posso garantire che è ottima. Quindi io la farò in questa versione. Per l'occorrente abbiamo bisogno per questa torta di una base di pasta genovese di 24 cm che troverete il link alla fine del video, di una crema al cioccolato e di una deliziosa pasta di mandorle. Ed ora iniziamo la preparazione. Per prima cosa andrò a preparare la crema al cioccolato. Quindi metterò 250 ml di latte a scaldare sul fuoco. In una casseruola metto 3 rossi d'uovo, 75 g di zucchero e comincio a mescolare. Alle uova e allo zucchero aggiungo un cucchiaino di estratto di vaniglia, così. Dieci grammi di cacao amaro e 20 g di amido di mais e continuo a mescolare. Alla crema ottenuta aggiungo il latte a filo un po' alla volta e vado a sciogliere. E riporto tutto sul fuoco fino a che non comincia ad addensarsi, sempre girando. La crema si è addensata ed ora andiamo a togliere dal fuoco. Vedete com'è bella? La togliamo dal fuoco, quindi spegniamo e andiamo ad aggiungere a questa crema 50 g di cioccolato fondente. Girando. Il cioccolato si è sciolto e metterò questa crema in un piatto e la terrò da parte. Vado a coprire con la pellicola attaccata alla crema in modo che non si formi la pellicina, la crosticina. Ed ora andiamo a preparare la pasta di mandorle. Abbiamo bisogno di 300 g di farina di mandorle con 200 g di zucchero semolato che io ho già messo all'interno e mescolato, una grattucciata di arancia che ho già inserito e una fialetta di mandorle amara e 2 uova intere. Ed ora metto nella planetaria tutta la farina, le 2 uova e la fialetta di mandorle amare. Sto usando l'accessorio a foglia perché dobbiamo solo andare ad amalgamare il tutto. All'incirca un minuto, il tempo che si amalgamano gli ingredienti.
la vado a mettere in un recipiente e la tengo da parte. Voi comunque potete benissimo farla a mano, non c'è bisogno della planetaria. E per finire ho preparato una bagna al maraschino. Ho portato ad ebollizione 150 g di acqua con 75 g di zucchero e ho preparato lo sciroppo. L'ho fatto raffreddare ed ora vado ad inserire 150 ml di maraschino. Ed ecco qui, la bagna è pronta. E ora abbiamo tutti gli ingredienti pronti per assemblare la nostra delizia. Perché la nostra delizia necessita dopo di andare un po' in forno, quindi noi abbiamo bisogno di un vassoio in acciaio o in alluminio. E io per facilitare ho preso, questo qui sarebbe il fondo di una tortiera a cerniera, sapete, no? E ho preso questo fondo qua. Metterò sopra un foglio di carta da forno dove vado a mettere la nostra pasta genovese. Ecco qua. Andiamo a tagliare in due la base. Ecco qua. Vado a bagnare il primo disco. Bagniamolo bene, non troppo però, una cosa giusta. Dopo la bagna inserisco qualche cucchiaio di marmellata di albicocche. Questi sono all'incirca 250 grammi, però ne lascio un po' perché serve dopo. Ed ecco qua. Ora vado a fare lo strato di crema al cioccolato e mi aiuto col sac à poche perché si va meglio a distribuirla. Vado a bagnare l'altro disco sia all'interno che poi all'esterno. Andiamo a spalmare la restante marmellata intorno alla tortina. Questo fa sì che la pasta di mandorle attacca molto meglio, quindi facciamo un velo sottile e ce lo portiamo anche ai bordi, mi raccomando. Quindi andiamo così e andiamo giù, vedete? Cerchiamo di fare in questo modo. Ho messo nel nostro sac à poche la pasta di mandorle ed ora andiamo a decorare la nostra torta. Ho usato una bocchetta, questa è un po' piccola, però va bene lo stesso. È una bocchetta proprio adatta per questo tipo di lavorazione, perché qui andremo a fare una lavorazione a cestino, quindi a intreccio. Vedete? È una bocchetta piatta, metà liscia e metà dentata. Passo passo andiamo a vedere come si fa. Ecco, giro un po' la torta e vado a formare delle striscioline verticali, giusto? Si dice così? Così. Uno. Poi lascio uno spazio tra l'una e l'altra striscetta, sempre della misura della bocchetta. Quindi io faccio così e mi piglio un attimo la misura e quindi vado qua.
Adesso andiamo a formare un'altra striscia, quindi io parto da qua e vado a coprire la fine delle striscette, vedete? E arrivo al bordo. Ed ora andiamo a coprire le parti mancanti, quindi partiamo da qua e ci portiamo a questo livello, ecco qua. E la superficie è stata terminata. Ragazzi, un po' di lavoro ci vuole, devo dire la verità, però una grande soddisfazione. Ed ora andiamo a terminare il bordo. Per guarnire il bordo andiamo a fare delle onde, quindi partiamo e andiamo giù, andiamo su e andiamo giù, in questo modo. Vado giù, risalgo, vado giù, risalgo, vado giù, e la nostra torta di mandorle è stata completata. Adesso verrà messa in frigorifero per almeno 5-6 ore, il tempo necessario che la pasta di mandorle si rassodi, si indurisce, e dopo la metteremo in forno. Il tempo è passato, sono passate all'incirca 5 ore e si è abbastanza indurita ed ora la andiamo a infornare. La torta è stata infornata a 170 gradi per 20-25 minuti e l'ho fatta raffreddare, l'ho sformata e questo è il risultato. E per completare e ultimare questa bellissima delizia ho sciolto in un pentolino un po' di marmellata con un goccio d'acqua. Voi potete anche benissimo usare della gelatina a spray oppure quella lì in fogli, che la fate scaldare e quindi sciogliere, e andate a spennellare e quindi a lucidare tutta la torta. Amici, la nostra delizia alla pasta di mandorle è pronta. Questa torta non è di difficile preparazione, ci vuole solo un po' di pazienza e forse potrei dire che insomma un po' di difficoltà lo si potrebbe avere per quanto riguarda la copertura. Anche se non dovesse essere precisa, non fa niente, perché poi quando la mangerete siete sicuri di aver fatto una cosa ottima. Io vi aspetto alla prossima, un like al video, iscrivetevi al canale e se vi piace commentate. E un arrivederci, un abbraccio e un bacio a tutti da Zia Franca.